Se vi trovate a guidare nel cuore della notte, sapete bene come funziona. I fari tagliano il buio e illuminano solo pochi metri alla volta. Tutto il resto, l'asfalto che vi attende, i campi ai lati della strada, i bivi nascosti, tutto rimane immerso nell'oscurità. Siamo abituati a pensare che esista una sola strada, quella che stiamo percorrendo in questo preciso istante. Ma provate a immaginare se le cose non stessero esattamente così. Nei primi anni 2000, un uomo decise di svanire nell'ombra. Un ex fisico russo, di nome Vadim Zeland, che oggi compare in pubblico solo raramente e sempre protetto da un paio di occhiali da sole scurissimi, lanciò un'idea provocatoria. Una di quelle suggestioni che rischiano di far girare la testa. Quest'uomo sostiene una cosa quasi assurda, ossia che il futuro che desideriamo esista già, che non dobbiamo costruirlo, ma solo smettere di ostacolarlo, senza sforzo, senza lottare. Non siamo qui per stabilire se questa sia una verità assoluta. La frontiera su cui ci muoviamo non cerca dogmi. Ma provate a giocare con questa immagine, con questa idea. E se scoprissimo che il segreto per seguire esattamente il destino che più ci piace non risieda nel sudore, nella fatica o nella perseveranza, ma piuttosto nell'esatto contrario? Ossia nel ridurre l'importanza delle cose, nello smettere di volerle a tutti i costi. Usiamo questa provocazione come una porta d'ingresso, non per studiare una teoria russa, ma per esplorare un territorio molto più intimo e vicino a noi. Il rapporto tra il controllo che pensiamo di avere sulla nostra vita, l'arte dell'abbandono e quel territorio misterioso ed affascinante che chiamiamo coincidenze. Immaginiamo per un attimo che tutto ciò che è stato, che è e che potrebbe essere esista già in un archivio senza confini. Una biblioteca infinita, in cui ogni possibile scenario della nostra esistenza occupa una linea di vita diversa. C'è la linea in cui realizzate i vostri progetti e quella in cui fallite, la linea della serenità e quella del caos. In questo catalogo la mente agisce come la manopola di un vecchio sintonizzatore radio. A seconda della frequenza su cui ci assestiamo, captiamo una stazione piuttosto che un'altra. Ma se questo archivio è a nostra disposizione, perché la sensazione quotidiana è quasi sempre quella di una lotta estenuante contro gli ostacoli? In realtà c'è una dinamica che prende forma ogni volta che un gruppo di persone inizia a pensare, reagire e soffrire per l'identico motivo. Immaginiamola come un enorme pendolo invisibile. Può essere la politica, i social, l'ansia per il lavoro, una guerra, una polemica su internet, strutture che hanno un unico obiettivo: continuare a oscillare, e per farlo hanno bisogno della nostra energia. La trappola è sottilissima. Al pendolo non importa che noi lo amiamo o lo odiamo. Se vi arrabbiate, se vi impuntate contro un problema, se passate le ore tra lamentele o a combattere una situazione, state comunque dedicando a quella situazione la vostra attenzione. Più vi opponete e più vi agganciate in realtà alla sua oscillazione, rimanendo intrappolati proprio in quella realtà da cui volevate fuggire. Il segreto allora non è distruggere l'ostacolo, ma togliergli l'ossigeno, il movimento, trattarlo come se non fosse un problema. Se smetti di reagire emotivamente, il pendolo continua la sua corsa nel vuoto, perde slancio e alla fine
si ferma da solo. Facciamo un piccolo esperimento mentale. Provate a pensare a un appuntamento cruciale che vi attende domani o a quel progetto che vi sta togliendo il sonno. Di solito l'istinto vi spinge a contrarre i muscoli, a ripassare mentalmente ogni mossa, ogni frase, a prepararvi alla battaglia. Ora provate a fare l'opposto. Visualizzate voi stessi mentre camminate verso quella situazione con la calma assoluta di chi sta andando a ritirare un pacco all'ufficio postale. Il pacco è già lì, ha il vostro nome sopra, non dovete conquistarlo, dovete solo prenderlo. Sentite la leggerezza fisica che deriva da questo pensiero? Non state forzando gli eventi, state semplicemente assumendo che la questione sia già risolta. È in questo preciso cambio di postura che accade qualcosa di sotterraneo. Passiamo la vita a stringere i pugni per trattenere il futuro, senza accorgerci che è proprio la stretta a farcelo sfuggire tra le dita. Chi ha teorizzato questo modello, questo pensiero, ha cercato spesso un aggancio con il mondo dell'infinitamente piccolo, ricordandoci che nella meccanica quantistica le particelle subatomiche si comportano in modo bizzarro ed evanescente finché un osservatore non decide di misurarle. Da qui è facile compiere un balzo immenso e suggestivo, arrivando a pensare, a ipotizzare che la nostra coscienza possa plasmare la materia solida di tutti i giorni. È a questo punto però che dobbiamo camminare con equilibrio sul filo della frontiera, distinguendo il fascino della narrazione dal rigore dei fatti. La fisica moderna, nei suoi laboratori e nelle sue equazioni, non sostiene queste conclusioni. Le leggi probabilistiche che governano gli elettroni non si applicano alle nostre giornate, ai nostri conti in banca o alle nostre difficoltà quotidiane. Quando un oggetto appartiene al nostro mondo macroscopico, risponde a regole stabili e meccaniche, che non cambiano forma semplicemente perché decidiamo di guardarle in un altro modo. Per quasi tutti i fisici questo collegamento non regge. È una metafora. Eppure, se togliamo l'impalcatura scientifica, scopriamo che quando smettiamo di controllare tutto in modo ossessivo, dentro la nostra mente accadono piccoli, silenziosi cambiamenti reali. Prima di tutto, la nostra attenzione si amplia, smettiamo di fissare l'ostacolo e iniziamo a notare possibilità, dettagli e strade alternative che prima ignoravamo semplicemente perché avevamo lo sguardo troppo focalizzato. Poi il nostro comportamento si fa più spontaneo, meno rigido, libero dal peso dell'ansia da prestazione. E infine, eliminando quel rumore di fondo che è l'angoscia del risultato, iniziamo finalmente ad accorgerci delle coincidenze, invece di attraversarle a testa bassa senza vederle. Non è magia esoterica, è solo che la mente, infine, torna a respirare. Questo perché il desiderio cambia natura quando smette di essere contaminato dal bisogno di controllo. Quando smettiamo di pretendere che il mondo si pieghi alla nostra volontà, iniziamo finalmente a dialogare con esso. È nel territorio dell'esperienza vissuta che le teorie cedono il passo a qualcosa di infinitamente più tangibile. Esistono momenti in cui l'atto di arrendersi, e badate bene, non significa cedere al fallimento, ma semplicemente smettere di forzare la serratura, produce effetti che lasciano sbalorditi. A me vengono in mente quelle lunghe notti insonni
passate da giovane in camera mia e da più grande in studio di registrazione, circondato dal riflesso dei monitor, dai LED delle tastiere, ore e ore passate a cercare di ricreare un suono, un lead che ti suona in testa ma che non vuole saperne di uscire dai circuiti del synth. E più ci si incaponisce, più si girano i potenziometri con frustrazione, e più quel suono sembra allontanarsi, diventando freddo, finto. È una dinamica di pura resistenza. Poi, a un certo punto, la stanchezza prende il sopravvento, la caffeina cala nel sangue e spegni l'ostinazione. Accetti il fatto che per quella notte non uscirà nulla e che va bene così, cioè l'importanza si azzera, e proprio in quel momento di totale distacco, mentre magari le dita continuano a muoversi sui tasti per inerzia, senza più alcuna aspettativa, si toccano due parametri, si spinge una leva, ed ecco che il suono, quello che volevi, si cristallizza da solo, perfetto. E mentre risponde al tocco dei tuoi polpastrelli, ti sembra che in realtà sia sempre stato lì, in attesa che la mente forse si placasse e che finalmente il caso fosse libero di agire. E sempre legato, diciamo, alla musica, mi viene in mente un altro episodio. C'era una persona con cui avrei voluto collaborare da anni. Uno di quei musicisti che metti sul piedistallo e pensi: figurati se un giorno suonerà in un mio pezzo oppure insieme a me. All'epoca suonavo in una band power prog metal e diciamo eravamo accordati mezzo tono sotto. Io comunque una sera mi misi con questo, diciamo, chitarrista in testa lì a comporre e a registrare un pezzo strumentale per poter, fra virgolette, ipoteticamente duettare con lui. Ma insomma ero ben consapevole che la cosa fosse praticamente impossibile. Poi quando il pezzo fu pronto, stranamente invece di pianificare strategie, di provare a trovare contatti, scrissi direttamente a lui su MySpace, su un social che all'epoca si chiamava MySpace, senza aspettarmi niente, solo felice di averlo fatto. Io ora non so se in tutto questo c'entri il transurfing di Vadim Zeland, e molto probabilmente no. So solo che nell'istante in cui ho lasciato andare il risultato, la realtà ha preso una piega fluida e francamente inaspettata. La cosa incredibile è che non solo il chitarrista accettò l'invito, ma entrò così profondamente nello spirito della traccia da scordare deliberatamente la sua chitarra per potersi allineare perfettamente alla mia accordatura e al mood. Il resto è accaduto da sé nel momento esatto in cui ho smesso di pretendere qualcosa. C'è un'ultima immagine legata a una sera di fine estate di qualche anno fa. Venivamo da mesi di siccità totale, la terra era arsa e il caldo non dava tregua. Quella sera il cielo era completamente sereno, una distesa di stelle limpide senza l'ombra di una nuvola. Ricordo di essermi sdraiato all'aperto, provando un desiderio puro, infantile. Ho semplicemente pensato a quanto sarebbe stato bello poter ascoltare il rumore di un temporale. Un desiderio formulato senza alcuna aspettativa logica, sapendo benissimo che il cielo sopra di me diceva l'esatto contrario. Nel giro di meno di mezz'ora il vento cambiò direzione e il cielo si trasformò completamente, coprendosi di nuvole pesanti
arrivati dal nulla. Una tempesta estiva in piena regola. Io ritornai in casa e mi addormentai così, ascoltando la pioggia. Sarebbe ingenuo pensare che un desiderio umano possa condensare le nuvole e creare correnti ascensionali e far piovere e far sì che si scateni un temporale con tanto di fulmini e tuoni. Non è stato un evento soprannaturale. Credo che sia stata una pura coincidenza meteorologica. Eppure è una coincidenza che, secondo me, invita a guardare quel tempismo con occhi diversi, se osservata attraverso questa lente di cui abbiamo parlato. Il fatto che sia accaduto proprio nell'unico istante in cui il desiderio era privo della tossicità del controllo mi lascia un dubbio aperto, un dubbio bellissimo. Forse allora il vero tema centrale di tutta questa storia non è capire se sia possibile o meno viaggiare tra dimensioni parallele. Vadim Zeland è stato solo la scintilla, la porta d'ingresso. Il vero cuore della questione, secondo me, riguarda noi e la misura del nostro respiro. La domanda con cui vi lascio stasera non cerca una risposta definitiva. Ci chiede solo di riflettere. Quanto del nostro malessere quotidiano deriva dal tentativo disperato di esercitare un controllo assoluto su cose che non possiamo governare? E quanto invece impariamo a vivere meglio nel momento esatto in cui allentiamo la presa? Ricordate quella frase? Passiamo la vita a stringere i pugni per trattenere il futuro, senza accorgerci che è proprio la stretta a farcelo sfuggire tra le dita. Forse la domanda non è se possiamo cambiare la realtà. Forse la domanda è: quanta realtà smettiamo di vedere quando passiamo la vita a cercare disperatamente di controllarla? Noi, come sempre, non scegliamo un campo, non vi diciamo che queste teorie sono la chiave del mondo né che sono solo sciocchezze da dimenticare. Noi rimaniamo sulla soglia, dove la ragione incontra il mistero, perché è sulla frontiera che le cose rimangono vive. Buonanotte.